tutti e bentornati sul canale. Per il video di oggi, come avrete intuito dal titolo, non andiamo molto lontano da casa. Infatti staremo per una giornata intera a Milano a provare delle esperienze un po' diverse dal solito, un po' particolari. Prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e ci trovate anche su Instagram, vi lasciamo il link in descrizione. Adesso preparatevi a scoprire una Milano alternativa. La prima tappa della nostra giornata è Tenno a Milano, il primo concept store giapponese d'Europa. Si trova in zona Navigli, precisamente in via Vigevano. Qui è stata allestita una mostra immersiva chiamata Le botteghe di Tokyo, ispirata all'arte e al libro di un bravissimo artista polacco. Io conoscevo già questo volume e appena abbiamo saputo dell'evento abbiamo prenotato il nostro ingresso. Per noi che sogniamo di visitare il Giappone un giorno è stato davvero bellissimo. Dato che è gratuito ci aspettavamo qualcosa di più piccolo sinceramente, invece siamo rimasti colpiti dalla bellezza e dalla cura nei dettagli. Dal biglietto d'ingresso che è disegnato come un boarding pass alla prima sala della mostra, che è pensata come l'interno dell'aereo che vi porterà virtualmente in Giappone. Ogni bottega tradizionale ha una bellissima e interessante descrizione. Ci sono angoli davvero stupendi per scattare foto ed è perfetto per chi vuole sognare per un attimo di essere immerso nei vicoli e nelle strade di Tokyo. Chissà quando riusciremo a vederle dal vivo, speriamo presto. La mostra chiuderà il 27 marzo 2022. Vi lasciamo il link in descrizione per prenotare la vostra visita. Dato che è ora di pranzo e iniziamo ad avere un pochino di fame, abbiamo deciso di andare a mangiare in un posto dove abbiamo l'imbarazzo della scelta. Dopo una passeggiata in zona d'Arsena, prendiamo la metro e raggiungiamo il nuovissimo mercato centrale, inaugurato nel settembre 2021. In questo storico edificio della stazione centrale potete scoprire 29 artigiani del gusto, provare piatti tipici della tradizione italiana, cibi esotici e fare la spesa in botteghe biologiche. Ci è piaciuto molto lo stile con cui è stato concepito questo luogo. Tra la vasta scelta che c'è, noi siamo andati sul classico, con una buonissima pizza. Dopo pranzo ci incamminiamo verso un museo davvero particolare che si trova solo a 10 minuti da Centrale. Il Museo delle Illusioni, aperto nel luglio dello scorso anno, metterà alla prova il vostro cervello e i vostri occhi. Ci sono moltissimi rompicapi, illusioni ottiche interattive, in cui scattare foto, divertirsi e sfidare se stessi a capire il funzionamento dei trucchi più ingegnosi. Si sviluppa su 2 livelli e dato che gli ambienti non sono molto grandi vi consigliamo di venirci una sera in settimana se riuscite, così da poter provare tutte le illusioni senza troppo caos. Noi ci siamo davvero divertiti. Illusione migliore, il tunnel girevole. Preparatevi a grandi giramenti di testa. Per quanto bello, per noi il costo d'ingresso è un po' altino. Proprietari del museo, se siete in ascolto, prendete in considerazione l'idea di rendere l'accesso un po' più abbordabile per tutti. Per concludere la giornata in bellezza, ora andremo ad un concerto. È da 1 anno e mezzo, più o meno, che non andiamo ad un concerto e non vediamo l'ora. Non vedevamo l'ora di partecipare a questo evento, era davvero da parecchio tempo che non sentivamo musica dal vivo e devo dire che ci è mancato molto. I concerti Candlelight sono esperienze uniche, che si svolgono a lume di candela in diverse città in tutto il mondo, in location sempre suggestive. Noi siamo stati nella casa cardinale Ildefonso Schuster, luogo di Milano che non conoscevamo e che abbiamo molto apprezzato. L'atmosfera appena arrivati ci ha subito colpito, queste candele disseminate per tutta la sala sono davvero romantiche. Sono tanti i concerti proposti, dai grandi classici di Vivaldi alle colonne sonore dei film Disney. Noi abbiamo scelto il tributo ai Queen ed è stato davvero meraviglioso. Sentire pianoforte e violoncello ricreare le canzoni iconiche della rock band inglese è stato pazzesco.
Vi consigliamo davvero di partecipare a uno di questi eventi. Oggi è stata una giornata davvero impegnativa ma bellissima, abbiamo visto un sacco di luoghi stupendi. Se devo dire il mio preferito è stato il concerto, il Candlelight, quello dedicato ai Queen perché sono il mio gruppo preferito, mentre il tuo? Io penso le botteghe di Tokyo, sembrava di essere in Giappone nonostante fossimo a Milano. È vero. Scriveteci nei commenti quale vi ispira di più e se il video vi è piaciuto lasciateci un mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nostri prossimi video. Grazie, alla prossima. Ciao! Ciao ciao!